Welcome, welcome, benvenuti. Ciao, ciao a Come tutti, ciao, stai? Come ciao stai? carissima. Bene, abbastanza, insomma, Finalmente un ci po'. vediamo, sono eclissata per tutta questa onda io. Esatto, anch'io mi ha completamente disintegrato, adesso ho iniziato solo un processo, ma non è terminato ancora. Comunque è stata molto, molto forte, molto pesante per me. Non so per voi, se volete commentare, fateci sapere com'è Invece per noi è andata. stata bellissima, devo dire, è stata un'onda che ha portato Eh? veramente una guarigione Eh sì, voi meravigliosa. avete Abbiamo iniziato, approfittato. abbiamo iniziato proprio l'uno Esatto, e fatto questa onda, quindi è esatto, stato proprio veramente un, meraviglioso in- un farsi in- accompagnare da questa mano, per dire, e sono successe cose incredibili, quindi sono assolutamente commossa e felice e piena d'amore. Non Sì, posso no, ma dire infatti altro. Per noi è hanno stata, veramente. abbiamo fatto un percorso in luoghi di potere veramente molto, molto potenti, quindi tutto è stato assolutamente come sempre, no? Il Abbiamo, cronofono. abbiamo un po' seguito dai video e un pochino che ci hai fatto vedere. Abbastanza, Meraviglioso. quindi non abbiamo avuto tanto tempo di condividere, quindi condivideremo adesso i prossimi giorni. Comunque. E Bene, quindi, bene. di essere stati con noi, li abbiamo portati tutti insieme a noi, quindi per noi è stato un Sì, momento ecco. molto, molto, molto profondo, molto inside, diciamo così, no? Si è sentito tutto, guarda, tutto e di più. Io direi. Esatto. Le Però cose in sincro e quindi non possiamo fare altro che proseguire ringraziarlo, no? In e questo momento, ringraziare. assolutamente. Onorare Certo. tutto ciò che abbiamo potuto vivere, no? Che c'è stato, l'ho perso. Comunque continuo a dire ringrazio tutto quello che abbiamo vissuto perché è stato veramente potente e meraviglioso. E quindi grazie a tutti, grazie alle mie anime meravigliose, donne splendide che si sono mostrate per quello che sono. Quindi questo mi ha veramente molto toccato. Io sono stata molto contenta. Aspettiamo. Mimma è stato uno strazio, mamma mia. Metto condonato, ti metto. Bene, intanto che aspetto che ritorni il mio, eccolo qua. Scusate. Stavo per dire che tanto non lo aspetterò, invece ti ho fatto entrare. Ho schiacciato una cosa da sto Sbagliato a cellulare. toccare un tasto, un tasto. Sì, infatti, che non dovevo. Non sono abituato con questo cellulare. Come stai bene con Bene, questo bene. turbante bellissimo, rosso, Rosso. arancione? Oggi è rosso Arancione. perché... Ciao Anna, benvenuta. Perché per me il sole, io mi chiamo Shams, chi altro potrebbe raccontarvi il sole se non una Eh no, piccola infatti. Shams? Infatti si vedono Per me tutte le tonalità della fiamma, giallo, arancio, rosso. esatto, perché il mio abito, come vedete, è tutto colorato, cioè abbiamo Bellissimo. tutti i colori del sole, le stesse cose del Esatto. sole. E sapete che per me il sole è vita, perché io adoro il sole. Grazie Anna. È uno dei tuoi Voglio glifi. È uno esattamente dei. che uno dei miei ma il sole, insomma, è sempre stato qualcosa che mi ha sempre attirato. Ero molto, molto giovane, molto piccola, per me stare sotto il sole era proprio la vita. Quindi da questa terra meravigliosa dell'Egitto, io imparo dalla vita, no? Da ritornare alla vita. E sono fortunato in questo perché anche lì c'è un po' di sole nelle foto. E noi
cerchiamo di darvi la nostra interpretazione in questi 13 giorni, i prossimi 13 giorni sono oggi con 40, di quello che ci arriva e di quello che cerchiamo per questa nuova cantata, questa nuova energia che entra oggi e ci accompagna per questi prossimi 13 giorni. Siamo usciti da chi 27 era l'onda della mano blu, la grande guarigione, Sì, trovare la cura giusta ma che è vedo che stato lei ha fatto uno spazio, quindi ti accompagna la mimma. Quindi bene, bene, ma al comune siamo mezzo state Gaudio. esattamente, Esatto, esattamente, quindi benissimo. tosto. Quindi lo sapete che io leggo tramite, canalizzo tramite i miei oracoli e Donato invece tramite lo Stalking Maya, che è Che ce l'ho veramente qua. esperto. Ce l'ho qua dentro. E anche nel cuore, È ovviamente. integrato, lui è dentro al suo Stalking Maya e io Mi invece ho i miei faccio. sacerdoti che sono sempre intorno a me. Voi non li vedete perché ovviamente non sono mai sola. Sentono delle Sì, voci? no, io se... ah, sì, perché c'è una Aspetta persona. che... Adesso mi zittisco perché c'è una persona qua nelle scale. Ok. Mi sentite meglio adesso? Mi sentite meglio? Anna, dammi news se mi sentite meglio adesso, che abbiamo zittito. Perfetto adesso? Ok, bene. Allora, ok, perfetto, grazie. Bene, quindi come vi dicevo, io canalizzo tramite i miei oracoli e invece il nostro Moonchild canalizza e ci parla dalla sua grande esperienza di quello che è lo Stalking Maya. Fa parte di lui, come per me, i miei sacerdoti che parlano insieme a me, quindi non sarò sola a raccontarvi questa nuova onda. Allora, iniziamo come sempre con l'affermazione di oggi che in 40, quindi chiedo di fare un grande respiro insieme a me e di lasciare andare un secondo tutti i vostri pensieri. Ciao Paola, e iniziamo con l'affermazione di oggi. Io unifico per illuminare, attraendo la vita, sigillo la matrice del fuoco universale con il tono magnetico e il proposito. Sono guidato dal mio potere duplicato. Prende respiro, entriamo in questa nuova onda del Team 40 e come vedete, come vi dicevo prima, che per me il sole, come il mio nome, che è Shams, è vita. E in questo paese dove sono, dove il sole è sempre splendente, a parte oggi che è venuto a piovere, siamo a Garda ed è piovuto, no, incredibile ma vero, però dopo il sole è tornato ed è proprio vita, no? Quindi ritorniamo a questo fuoco, ritorniamo alla vita, ritorniamo a lasciarci, ad accettare questa vita, a tornare veramente a splendere, no? Di quelli che siamo. Quindi vediamo un po' che cosa ci vogliono dire questi 13 giorni che ci accompagnano per questa onda del sole giallo. Guardate, il sole vi chiede veramente di lasciarvi essere, proprio questa è la cosa, lasciatevi essere. Smettete di rimanere prigionieri di voi stessi, smettete di rimanere nelle paure, smettete di rimanere nelle piccole cose, non state nelle poche cose, non state stretti, ma provate di aprirli. Il sole vuole illuminare tutti i vostri corpi e vi chiede veramente di aprire le vostre braccia e di lasciarvi essere semplicemente chi siete. Io sono questo e sono meraviglioso per quello che sono. Quindi vi chiede proprio di affidarvi totalmente, ma a chi? A voi stessi. Ciao Eva, benvenuta. A voi stessi, a nessun altro. Ok? E di mettervi in contatto con quelle che sono le vostre qualità. Smettiamo di chiamarle doni, smettiamo di chiamare che doni ho e tutte queste cose. Siate chi siete, voi sapete perfettamente che cosa
vi piace fare e qual è la vostra luce. Quindi smettiamo di essere delle copie, smettiamo di essere come gli altri, che diventiamo solo dei prigionieri, ma liberiamoci e mostriamoci semplicemente per chi siamo. Allora in quel momento io sarò veramente chi sono e porterò e onorerò quello che ho nelle mie mani, quello che so fare, quello che mi viene meglio, quello che ho voglia di fare. Solo in questo momento sapete che quel sole può brillare. Quindi l'onda del sole vi chiede proprio questo, di affidarvi, di smettere di essere prigioniere e di lasciarvi essere. Ok? Andiamo un po'. Vediamo un pochino che cosa ci dice questa onda. Diciamo che è un po' ripetitiva il messaggio. Eccoci qui. Allora, di nuovo, questi 13 giorni ci chiedono di nuovo, oggi, proprio oggi, oggi che il sole è magnetico, di lasciarvi essere proprio oggi, di affidarvi, è come se vi dicessero, ok, cambiata l'energia, qui devi semplicemente affidarti a te stesso. Che cosa vuol dire? Mi mostro per quello che sono, faccio vedere chi sono e non ho paura di essere chi sono, ok? Perché devo smettere in questa onda, proprio partendo da oggi, di essere prigioniero di quelle attitudini, di quelle paure, di quella manipolazione che faccio a me stesso, non la faccio agli altri, la faccio prima di tutto a me, ok? E solo se io mi libero da tutto potrò veramente mostrare quello che sono. E che cosa ci dice questa onda? Riporta ordine, quindi mostrati per quello che sei, metti quelle basi ben piantate nella terra, e a quel punto puoi stare su quel piedistallo e mostrare la tua meraviglia di chi sei. Perché se metti giù quelle basi adesso con queste onde del sole, io posso veramente, partendo dalla terra, essere ben connesso e a quel punto sono pronto a salire. E dove vado? Che cosa dice questa onda del sole? Dice vai, vai verso quello che ti piace fare, vai in contatto veramente verso quel sogno che tu hai realizzato, verso la missione che sei venuto qui come anima a fare. Perché chi è quel sole? Quello spirito che incarna il vostro corpo. Allora io mi posso mostrare in tutta la mia bellezza, perché il mio corpo è abitato dal mio spirito. Guardate come sono bello, ok? Guardatevi allo specchio. Non abbiate paura per andare dove dovete andare. E questa onda vi accompagnerà su delle strade che dovete camminare, ok? Che sono veramente delle strade che sono assolutamente vostre. Ed è una strada che anche se voi vi affidate, fate questo percorso, andrete veramente molto velocemente. Ok? E come? Andrò velocemente perché so che cosa mi piace fare, so quali sono le cose che mi vengono meglio e quindi le porto nella mia vita. E le porto come? In connessione con il mio cuore. Perché una cosa importante in questa onda è l'amore che porto verso di me e che lo porto verso tutti gli altri. Allora a quel punto io manifesterò, questo sole mi fa manifestare chi sono io, mi fa manifestare quello che io voglio portare, voglio mostrare al mondo. E sono in grado di manifestarlo in questa onda. Ascoltatemi bene perché è molto importante quello che sto dicendo. Avrete la possibilità di poter manifestare, quindi, ripeto, non state nella pochezza, non state nelle cose piccole, ma sognate in grande, allargatevi,
Basta stare lì e stare sempre nella piccola miseria. Non importa i soldi, non importano le cose, voi avete dentro di voi la possibilità di essere grandi, di sognare in grande, di allargare tutti i vostri corpi, di prendere quel sole e manifestarlo. Ognuno di voi ce l'ha, ognuno di voi. Ok? Allora a quel punto se manifesterete, come vi sto dicendo, quella strada si aprirà davanti a voi e voi camminerete proprio la strada che sarà proprio la vostra, perché vi dico lasciatevi essere, perché siete voi stessi. Sarà molto facile, non devo spingere, perché tutto arriverà veramente come sincronico davanti a me. E che cosa mi succede? Che dovrò fare una ricerca per capire qual è la strada, non per capire, perché si apriranno diverse strade. Quindi voi dovete sentire qual è veramente la vostra, senza rimanere più attaccati a cose vecchie che non servono più. Quindi rinnovatevi, ok? E guardate quella strada perché si apriranno, dovete proprio camminare con una grande leggerezza, con un grande amore verso di voi. Mm? Allora in quel momento voi avrete a disposizione tutta la vostra conoscenza, tutto ciò che siete, con l'unione tra il vostro spirito e il vostro corpo sarà veramente molto potente e potrete portare nella vostra vita e nel vostro mondo tutto ciò che vi serve. Ok? Perché c'è proprio una chiamata, come se quel sole vi chiamasse, quella luce vi chiamasse per camminare in una strada. Perché fare che cosa? Per ritrovarvi, per ritrovare quell'essenza. Che cos'è il sole? L'essenza. Quando io dico siamo tutti i raggi dello stesso sole, ma ognuno di noi brilla in maniera diversa, perché la cosa importante è che ognuno di noi ha una luce diversa da portare, ma abbiamo bisogno gli uni degli altri. Quindi questo è molto importante che voi impariate a farlo. Quindi quello che vi chiede questa onda è proprio di andare dentro l'essenza, di smascherarvi, di smettere di stare nascosti, ma di andare sotto quel sole. Sceglietevi e andate sotto quel sole. Allora a quel punto voi potrete iniziare veramente a camminare in una strada che sarà proprio la vostra, sarà nuova, in cui tutto sarà molto facile e ci sarà veramente un'evoluzione di quello che dovete fare. Però è molto importante che vi diate veramente in questa onda dovete veramente fare un decreto verso voi stessi dicendo io mi accetto per quello che sono. Io sono questo, non voglio essere diverso, sono questo ed è giusto che io cammini nel mondo, cammini sotto il sole, per chi sono, non per fare una copia di qualcun altro, basta fare copie, non è più tempo. È tempo di tagliare quelle corde, è tempo di essere noi stessi e di mostrarci e siete meravigliosi, così come siete. Non abbiate paura. Smettete di avere paura. Il sole vi sta chiamando, c'è una grande chiamata di questo sole giallo. Ciao Katie, c'è una grande chiamata di questo sole giallo. Il sole vuole brillare, vuole fare che cosa? Illuminarvi. Quindi svegliamoci e camminiamo sotto quel sole e troviamoci tutti in un punto sotto quel sole dove ricostruiremo quel grande sole per brillare tutti insieme. Voglio bene. Vediamo gli aiuti. Vediamo quali sono gli aiuti. Aspetta un po'. Plutone con le carte del Sole e della Luna, cioè la grande trasformazione. Cosa fa Plutone? Plutone vi chiede di trasformarvi. Cosa fa Plutone? Sapete che io sono Scorpione e Plutone è casa mia. È il mio amico, non è un mio nemico. Io lo amo Plutone, io adoro Plutone. Perché? Perché ti trasforma completamente, non lascia nulla di ciò che eri prima. Ma non è che non lascia nulla perché ti distrugge, perché ti fa tornare a quella tua essenza. Questo è il grande pregio che ha Plutone, quindi non abbiate paura di Plutone. E chi chiede che cosa? Di trasformarvi.
trasformarvi, cioè di andare sotto quel sole, di non avere paura, come vi ho detto all'inizio, di lasciarvi essere, di lasciare quelle corde che vi tengono ancora prigionieri. Mm? Andiamo con le mie amate bamboline. Guardate un po'. Le sacre proposte, le sacre proposte, cioè qui c'è il dio Ptah, che è il dio dell'invisibile, degli inframondi, e chi c'è? C'è la dea del cielo e il dio della terra, quindi è come se ci fosse un completamento tra la dea del cielo che il giorno mangia il sole, lo partorisce al tramonto e di notte il suo corpo è tutto pieno di stelle. Ok? E sotto c'è suo marito Jeb che la sostiene. Quindi questa sacra proposta di avere il completamento. E chi c'è al centro? Anubis, come vedete. Anubis che chi è il maestro del cuore. Quindi lasciatevi guidare da questa grande trasformazione. Anubis vi prenderà per mano e vi accompagnerà attraverso tutte le porte, tutti i gate che dovete passare. Quindi dategli la possibilità di fidarsi di voi, che se no non vi apre la porta, quindi vi lascia fuori. Andate con il vostro cuore veramente leggero, perché sapete che lui pesa il cuore, e lasciate che Plutone possa veramente trasformarvi e fare vedere veramente la vostra vera luce. Illuminarvi, illuminatevi, illuminatevi, illuminatevi. Ora vi leggo il poema di questo meraviglioso sole giallo. Io sono l'illuminato, codificato dal sole giallo. Il mio numero è il 20, totalità dell'universo. Nella meditazione sono stato concepito. Dalla meditazione io nacqui e per lunghi eoni ho dimorato nel più profondo di questa meditazione. Io sono la verità elevata ed il rinnovatore di vita. Io giro la ruota cosmica della legge, dando insegnamenti di mente pura tra le stelle. Io sono il custode armonico dei campi sfolgoranti di luce infinita. Con molti nomi sono stato chiamato, ma hanno chiamato solo la mia forma esterna. Il mio fiero mantello, che voi chiamate sole. L'illuminazione di uno è l'illuminazione di tutto. Io sono il completamento della profezia dell'Unabku. Dare risveglio a tutti gli esseri simultaneamente è il mio compito. In molti luoghi io ho risvegliato ed in ogni luogo dove vado riconosco soltanto per nome Tollan. Tollan di coloro che si sono risvegliati. Conoscere me è conoscere la luce di verità che illumina tutte le cose. Grazie. Come vedete cosa ci dice questo meraviglioso poema. Grazie, mamma mia, bellissimo. Ci dice sempre No, di illuminare, quindi lasciate di essere da questo sole, lasciate possedere da questa luce, non abbiate paura di mostrare chi siete. Lo dico io, che mi chiamo Shams Sole, ve lo dico da questo luogo che è l'Egitto, che è la vita, quindi lasciate che la vita vi possa risvegliare, tornate alla vita, scegliete la vita in questi 13 giorni e vedrete che tutto sarà meraviglioso. Grazie, 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 grazie. Ti voglio bene grazie, a te, grazie. amato Buntai. Grazie, meraviglioso. Guarda, dal sole mo passiamo alla luna. Io sono la luna. Il sole e la luna. No, ma è stato meraviglioso perché sincronicissimamente ti è venuto fuori proprio Plutone che regge il sole, proprio nello Zolkin Maya. Oltre alla tempesta è Plutone e poi il cuore di Anubis che richiama il cuore del cane che è la sfida e la fortuna.
diciamo, la forza poi del sole, quindi meravigliosa queste cose, oltre a quello che hai detto, che sono assolutamente sempre in linea, in parallelo a ciò che andrò adesso un po' a cercare di illuminare. Dunque abbiamo detto appunto che il sole è la luce, è la vita, è soprattutto la verità che però è nascosta. Infatti Plutone, insieme alla tempesta, che è la sua alleata, aiuta proprio in questo processo. Plutone deve scavare, no? Deve andare negli inferi, deve trovare la luce nascosta dentro diciamo, quel cuore, che di fatto poi il cuore è il sole del nostro tempio, no? Del nostro corpo. Quel cuore del cane che poi muove in compassione e in assoluta fedeltà e coerenza a quello che contiene, ok? Quindi la sfida e la fortificazione del cane, la lezione diciamo del cane qual è? Se tu non esplori, diciamo, e non conosci cosa hai dentro il tuo cuore, veramente chi sei, non accetti in toto quello che sei, che porti, non puoi soccorrere nessuno, perché il cane è un po' il soccorritore, insieme poi al drago, che non a caso casca proprio come come segno occulto del sole, che anche il drago infatti cosa fa? Ricorda al sole che senza, come ha già detto Shams, senza entrare in quell'essenza e quindi sapere veramente quali sono i nostri segreti, le nostre facoltà, le nostre doti, in cosa siamo capaci, qual è la nostra vera verità. Dico vera verità perché alle volte ci lasciamo abbindolare, no? Dalla luce, da quello che ci viene, diciamo, mostrato o venduto come vero, reale, ma cosa è realmente vero per te? Questo significa che cosa hai realmente dentro il tuo cuore. È diverso da quello che ha dentro un'altra persona, quindi ognuno, come un raggio, come diceva Shams prima, deve emanare la propria luce, il proprio calore e la propria verità. Questo serve, non dobbiamo illuminarci o farci abbagliare da verità esterne, quindi una ricerca molto profonda. Il sole sembra una energia e comunque ci fa fare un lavoro che non è per niente facile, perché comunque laddove appunto si porta tanta luce poi emergono tante ombre. Quindi bisogna assolutamente essere forti, perché è una forza comunque di tipo ovviamente maschile e è anche molto prepotente, quindi con il sole e con anche quindi l'attenzione e la vita puoi anche, e anche semmai la cura e il soccorso, scusate se sentite un po' una voce ma c'è una persona qua al telefono, mi dispiace, non so come mi sentite, comunque intendevo dire che il sole come la vita a volte può anche annientare, ecco, quando è troppo o quando non deriva da una fonte e un'essenza reale, diciamo autentica e coerente a se stessa. Questo diciamo è il percorso poi termina non a caso nell'umano, l'umano giallo cosmico. E anche lì che cos'è? Di cosa ha parlato prima Shams? Di ritrovare appunto la nostra libertà, il nostro modo, il nostro metodo, le nostre capacità che ci permettono di distinguerci anche originalmente da altre persone e altre verità. Quindi questo umano cosmico alla fine ci insegnerà, alla fine dell'onda, che noi siamo in realtà tutti connessi, anche se portando un raggio barra informazione differente, ok? Quindi noi traiamo e riceviamo queste informazioni che si dipanano dal centro della galassia Unalku e attraverso tutto il sistema di soli di tutte le galassie, riceviamo a nostra volta come se fossimo una specie di
di pannello, insomma, quindi queste informazioni dopo le facciamo nostre, ma poi dopo aver conosciuto appunto quello che è giusto ed è autentico per noi, per la nostra natura e la nostra missione, dopo dobbiamo poi avere anche, come dire, il coraggio e la forza di cambiare quello che va cambiato, prendere una strada rispetto a un'altra, insomma lì dopo si fanno le scelte, quell'umano cosmico è assolutamente nel pieno della sua coscienza solare, si chiama coscienza solare, quindi acquisita, e cosmicamente, quindi comunque in armonia con tutto l'universo, con tutto il cosmo. Ecco. Perfetto, per fare quindi questo ci addentriamo adesso un po' più nel dettaglio di queste energie. Domani incontriamo il drago. Mi sentite bene? È troppo... Si sente? No, no, si sente. Ok, no, perché c'è una persona che sentono. Con il drago appunto lunare, e non a caso avremo, se n'è andata, avremo appunto la sfida di quello che prima vi avevo accennato, quindi trovare il giusto, la giusta, come dire, misura di nutrimento che offre il drago perché affinché la vita del sole possa fiorire. Quindi attenzione perché con il drago è facile stroppiare, ecco, quindi bisogna scendere nell'essenza e comunque saper centellinare, calibrare bene l'informazione varia e il nutrimento che il drago deve dare affinché la vita proliferi. Poi dopo abbiamo il vento, il giorno 3, vento elettrico, e il vento elettrico ci informa che siamo assolutamente unici responsabili di ciò che è, diciamo, l'informazione utile che riceviamo attraverso lo spirito e attraverso il respiro e anche che poi esaliamo dalla bocca, quindi dalla lingua, dal verbo. Quindi attenzione perché qua è molto importante sapere comunicare dallo spirito, quindi ci viene chiesta assoluta sincerità e coerenza in fede di ciò che noi appunto riceviamo dallo spirito nel silenzio attraverso il respiro. Poi abbiamo la notte blu autoesistente che ci ricorda che siamo assolutamente in grado di poter abbattere e scostare quel sipario che divide il conscio dall'inconscio, quindi il sogno, ciò che noi inconsciamente desideriamo. Qua facciamo, diciamo, il sole andrà ad illuminare, ecco, in poche parole, quello che è nascosto dietro i nostri sogni, perché tante volte sogniamo cose che magari pensiamo ci facciano bene e che ci servono, in realtà non è così. Quindi qua troveremo veramente un po' il terreno, faremo trovare il terreno a questo sogno affinché possa attecchire e farci capire se è giusto per noi e come realizzarlo. Dopo abbiamo il seme intonante tono 5. Nel seme intonante abbiamo la forza, l'intento e quella giusta radianza che ci porta già verso, diciamo, nel viaggio verso questa libertà di cui parlavo, quindi questa libertà e questa trasformazione che avviene da dentro deve trovare una calma, una pace, un focus per appunto credere in quella trasformazione, in quel frutto, in quel fiore, in quel progetto che sviluppatosi diventerà qualcosa di tanto consistente per noi, quindi dobbiamo crederci e stare assolutamente nel buio di quel seme interrato, però con la certezza che poi verrà allo scoperto in una forma nuova, differente, in trasformazione. Poi abbiamo il serpente ritmico. Col serpente ritmico dobbiamo cercare di seguire ciò che il nostro corpo e i nostri sensi fisici soprattutto si fanno sentire, dobbiamo accoglierli, dobbiamo ascoltarli e dobbiamo riconnetterli con appunto ciò che poi è alto ed è quindi è molto utile appunto
lasciare che il corpo ci parli, ascoltarlo e seguire quello che ha da dirci e cercare appunto di soddisfare anche tutto tutto quello che ci chiede. Ecco, dobbiamo assolutamente sentirlo per portare in armonia, quindi permettendoci e lasciandoci appunto attraversare da questa energia del serpente che è molto molto profonda. Poi abbiamo il Kin 46, a cui sono molto legato, da cui io provengo, perché era il Kin di mia mamma, che io onoro e adoro come sempre. E questo appunto è un messaggio che, come appunto lei mi ha tanto insegnato, ciò che è invisibile è assolutamente presente continuamente nel qui e ora, e sta solo a noi riuscire a contattare anche quella possibilità che ci dona appunto questo glifo di aprire a nuove modalità di sensibilità, ecco. Quindi è un glifo che in questa tonalità appunto risonante è molto mistico e molto come dire, informa in una maniera molto profonda, ecco. Quindi cerchiamo di avere la certezza dentro di noi che comunque c'è sempre una dimensione parallela alla nostra a cui possiamo attingere per informarci, e quindi nello stare in questa certezza verremo tanto aiutati. E poi abbiamo la mano galattica, appunto, da cui siamo appena usciti come energia, e quindi qui abbiamo ottenuto tutto quello che più o meno, o perlomeno abbiamo iniziato quel processo che ci faceva ricontattare quelle parti di noi che avevano bisogno di cura, e quindi di cercare anche questo antidoto, questi mezzi, questa conoscenza anche che ci aiutasse per iniziare questo processo. Per quello che mi riguarda è solamente iniziato uno dei tanti, però comunque molti magari hanno focalizzato in questa mano galattica, focalizzeranno quello che è realmente appunto utile alla propria guarigione. Poi dopo abbiamo la stella solare 48. Con la stella solare avremo modo di cominciare a salire di un'ottava, appunto dopo il tono 8 nel solare possiamo iniziare a mostrare che cosa siamo divenuti e quali sono le nostre scelte, queste scelte che appunto questo sole attraverso l'umano ci chiede di tornare a contattare noi stessi per fare appunto queste scelte. Qua nella stella possiamo iniziare a mostrare quanto siamo cambiati e quanto possiamo come dire abbellire, diciamo, modellare di noi stessi affinché possiamo apparire più fedelmente all'esterno con quello che abbiamo dentro, con quello che siamo. Quindi l'opera comunque d'arte, che in questo caso è la nostra vita, la nostra figura, il nostro corpo, il nostro tempio, deve assolutamente essere in armonia con ciò che è il senso che portiamo, quindi che abbiamo dentro. E questa stella ci aiuterà molto in questo. Poi abbiamo nella luna rossa planetaria la possibilità di pulire emozionalmente, mostrandoci per quello che siamo senza nessuna paura, mostrare quella delicatezza e quelle vulnerabilità assolutamente sotto la luce del sole, affinché appunto questa luna possa asciugare e, come dire, anche contenere tutta quella anche un po' vulnerabilità appunto, ma anche vergogna nello stare e nel dimostrare e mostrarsi
anche nella delicatezza e nella fragilità che noi siamo e che noi portiamo. Quindi la Luna ci insegna, planetaria, ad esserne assolutamente fieri in realtà di questa delicatezza, di questa fragilità, e quindi possiamo assolutamente, siamo in grado di sostenere, ecco, quello che fuori ci porterà questo sole in verità, in illuminazione, e anche soprattutto che parla di noi. Dopo abbiamo il cane spettrale, appunto, come dicevo, che è la sfida, un 11 tono sempre spettrale, è di fronte al, appunto al seme al glifo dell'onda, quindi qui ci insegna, come ho già detto, la lezione del ok, essere di aiuto, ok, essere compassionevoli, ma con assolutamente la giusta calibrazione e il giusto cuore, perché se lo dobbiamo fare solamente perché ce lo chiede una religione, una filosofia, una qualsiasi altra situazione, può diventare in realtà deleterio questo aiuto, e questa grande luce che portiamo, appunto, deve provenire dal cuore del cane, quindi la compassione deve essere veramente autentica, ci deve essere appunto la fedeltà verso se stessi per poter aiutare poi gli altri, se no non serve a un cavolo il nostro aiuto. Poi abbiamo la scimmia cristallo, questi due sono due portali, fra l'altro il cane e la scimmia, due portali, poi c'è anche la notte, vabbè, il giorno 4, e nella scimmia cristallo, appunto, portiamo allo scoperto le carte, cioè il gioco è fatto, nel senso che non c'è nulla più che ci faccia paura, nessuna verità, nessuna come dire, realtà che verrà allo scoperto potrà, come dire, ferirci o riportarci nella fase, diciamo, così, inaspettata barra dispettosa della scimmia. No, nella scimmia cristallo noi abbiamo proprio l'insegnamento molto sacro e proprio di accettazione profonda, che comunque quel gioco è servito, che ci ha mostrato quello che doveva, e quindi facciamo pace anche con questa scimmia in questo senso, perché portiamo tutto comunque allo scoperto, e ci facciamo una risata insieme raccontandoci in pratica queste stranezze che comunque ci porta ad affrontare la scimmia, però sono pur sempre, appunto, utili e in linea con, appunto, un discorso molto molto sacro, molto divino, molto profondo. E poi abbiamo, appunto, in ultimo l'umano cosmico, che porta, che comunque Shams conosce molto bene da vicino, ce l'ha nel cuore e non dico altro, e poi comunque è Ecco, esatto. Esatto, ho voluto spettegolare un po', però anche per onorare e per fare il complechin, appunto, a chi sa, e quindi, volevo dire, appunto, che questo umano dimostra e assolutamente fa proprie le proprie decisioni, e la propria autorità che ha conquistato riconoscendo se stesso, lo portano appunto a trovare il potere che gli serve per cambiare, per avanzare, per scegliere una direzione rispetto a un'altra, ok? Quindi unendosi cosmicamente noi trascendiamo ciò che pensavamo di dover, o comunque per convenienza dover scegliere, e finalmente possiamo fare di testa nostra in pratica, e, acquisendo appunto questo insegnamento molto profondo, che ha mosso la nostra coscienza e ci ha fatto elevare, appunto, come umani, perché sappiamo, appunto, e siamo totalmente in controllo di questo potere che è dentro di noi, che di riflesso riceviamo dal Sole e da un Apku a monte,
e quindi lo possiamo gestire, lo possiamo utilizzare per il bene nostro, soprattutto per il bene comune. Quindi uniamo tutti questi raggi e diciamo a livello cosmico anche per fare la differenza, insomma. Bene ragazzi, grazie mille per l'ascolto, scusate ancora la condizione un po' delle scale, sembro qua in una prigione, ma non è una prigione, questa qui è semplicemente solo le scale che ho appoggiato il cellulare perché almeno non dovevo stare sempre lì inchilosito con la mano alzata a tenerlo su, e quindi non vi preoccupate, non sono in prigione, ecco. Ci vedremo alla prossima onda. Non è vero, Renato, l'ho limitato, vedete, se lo libereremo. Esatto, Siamo multati. è il drago, infatti, il drago oggi occulto di oggi è in prigione, infatti, che sono poi io, il cosmo, Esattamente. tra l'altro. Un Grazie, bacione grande, grazie per averci seguiti, un grazie bacione grande. e alla prossima onda. Buon percorso con questo sole, brillate, 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 mi raccomando. Esatto, Mando un brillate bacio grandissimo, alla prossima. nella vostra Ciao a tutti, autenticità. Un ciao bacione a tutti, Musaid, grazie. Ciao bacio, tesoro, a presto, ti ciao, abbraccio, ciao, ti voglio bene, a ciao, presto. bacio, Ciao, 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 ciao. ciao.